sol. Bajate esto. No, non mi dà negli occhi. A me gli occhi. ¿Cómo están robando las camionetas? Como para tener camioneta. Como para tener una Dodge Ram. Vos sabés, Ram. sí, tendría que ser, le digo yo. Como Blindada. Sí. Pero el problema es cuando bajas y cuando subís, porque te asaltan ahí. Tiene que tener el dispositivo de bloqueo. Y bueno, a todos pianos la Bullrich hace pegar a los jubilados, a la gente, pero toda esa gente que empleó, ¿por qué no las pone a esto, a sacar estos chorros? Porque trabajan para ella. Por eso. Ma perché poi loro, i politici, promettono a parole, ma parole. Cómo matan a la gente, al chico de 32 años, le pegaron un tiro en el pecho porque fue a defender a la vecina que le robaban el chau. ¿Vos te imaginás? Y esta mañana veía, dice, mire, ¿cuánto emplean? 4 segundos para sacar las ruedas. Robaban las ruedas a los coches. Sai come? Meno. Y dice, mire, acá, mire, corrían de acá para allá. Dice, ¿te gustaría levantarte un día y ver que tu coche está con ladrillos abajo, que te robaron las 4 ruedas? Y sabes lo que cuestan las ruedas hoy. Sacar las ruedas. Y que sean nuevas y de coches de cierta gama. Esperemos que el nuestro no les interese. Pelayo. ¿Qué calle será Pelayo? Aquella que entras por acá para salir a Carrefour, ¿no? Y está cerrada la calle. Sì. Perché occupa non so quanti ettari. È come il coto che hanno aperto là lontano. Parece que la abrieron. No, acá. Acá está cerrada, ¿viste? Sí. Acá te pones. Claro, mirá qué infelicidad para entrar acá adentro con los coches que te entran de allá. Fai comune, ¿no? Sí, dejé de hacer la otra. Ellos vienen y te ofrecen power, te dicen. Cuesta menos. Sì, ma poi guarda, il risultato è una cosa strana. Y con el coche ganan mucho. Sì. El gobierno. Acá es súper peligroso. Mira cómo viene aquella atrás. Le rotonde sono sempre così, sono pericolose. No, y salir así. Acá no viene nadie de Buenos Aires. Antes hacían YPF. Peligrosísima la calle. Habana. Estos herejes, cómo manejan. Ayer me fui allá hasta Cuba. Qué vergüenza. Bueno, cuando yo salí ayer de la cooperativa, que hice Cecilia, la farmacia, la cooperativa, todo ahí está. Bueno, cuando salgo de la cooperativa de hacer las compras, que entré diciendo, no, acá no hay nada, no compro nada. Y después hice una grande compra. Bueno, digo, si cómo estaba ahí. Pero tenía que ir a Cubo. Y digo, pero el horario, ¿cuál es? No le pregunté a Mauro cómo cerraban. Y después dije, bueno, anda lo mismo. Ya que estás en la calle.
anda lo mismo ahora que tengo las tánicas ahí y de todos modos digo, querrá decir que alungué la calle. Pero después iba y pensaba, no, porque tendrán que hacer horario único, son las 2, quizás hasta las 4, porque no sabía el horario, ¿viste? Acá tengo que ir. A ver, acá, ¿a dónde me meto? Acá no hay. No hay. Adelante. No, fíjate. No, anche acá. Acá sì? Acá entro o Beh, no? non credo, c'è qua. Chevrolet. Me gusta la Chevrolet. A mí me gusta la Dodge Ram. Ah, qué vivo. La Dodge es fabulosa. Ma la Ram? Eran 2 hermanos americanos. No estés así. Hay carritos ya acá. No, este no. Ay, ayer que fui a la farmacia, ahí cerca de Sicilia, que está de todo. Bueno, tenía una perrita, una señora, cosa no habría dado por esa perrita. Ce ne sono tanti. Un juguete, peludita, Toy. menudita, barboncina, color champán. ¡Ah! ¡Qué locura! La acaricié y era buenísima. Menos que la dueña, que era simpática. Otro día de compras en Carrefour. Ma è venuto un odore, un lezzo, non so a che cosa. ¿A pescado? Sì, ma strano. Sì, ce l'avrà qua. No, c'era una macchia lì per terra e una qua. Forse hanno perduto. Ahí tuviste dejar aquí tu perrito. Dices, hola, Sì. hola, este es un mercado grande donde encontrar todo. Ops, la camera è sempre là basso. La camera là basso, poi il microfono è scarso, ma io mi filmo lo stesso. E... Tenemos una joyería. Ah, sì, 900. Ecco, se voi mi fate delle donazioni, iniziamo subito con le donazioni, almeno vi faccio un orologio decente. Un orologio decente. Hola. Siamo entrati. Che lindas felpas. E quindi tanto parlo spagnolo, ogni tanto anche in italiano. Ah, mi sono scordato. Sì. Le lenti da sole non si levano da sole. Sì, anche se non bisogna abusare, è tutto cibo processato. Sì, di azúcar. Sai che significa? Che è passato per tribunale. L'hanno processato. Yo tomé una de estas, buena marca, esta es de Carrefour. ¿Viste que le pusieron ahora hola? Sì. Ah, crema, con la crema.
Ah, che lindo. Sì, sì, qua mi dice mia madre di dirvi che qua è il reparto delle birre. Là mi sembra che adesso vi ricordavate la volta anteriore che ho fatto l'altro spesa in Carrefour, che c'erano tutte le cose della scuola, no? Te damos la bienvenida, gracias por elegirnos, ti diamo il benvenuto, grazie per sceglierci. Ecco, prima qua c'erano i quaderni, ma tonnellate di quaderni, li avranno venduti tutti o li avranno mandati in qualche altro posto del mercato. Penso che stiano in quella gondola lì dove sta scegliendo il signore. Ci sono delle matite, ma ce ne sono di meno perché devono essere tutte andate, hanno venduto molto. Poi lì ci sono delle ciabatte a forma di animale, ma lì ci sono dei fogli da fotocopia e tutto. L'hanno mandato una, due, tre corsie più in là, e deve essere ridotto il materiale perché qua prima era tutto pieno, adesso invece è tutto pieno di gazzose e biscotti. Qua le birre, qua le birre, qua le bibite energizzanti e le birre, le patatine, tutti gli snack, tutte le birre di tutte le marche che vi può venire in mente. Tutte le marche, tutte le marche, tutte le marche, mi raccomando, moderare il consumo. Tutte le marche. Va bene. ¿Qué habrá pasado al estúpido de jardinero que Ecco. siempre estaba llamado Sì, è così. E qua tutte anche di vini e di aperitivi. No, non la portano più. Ecco qua. Qua ci sono degli oli. Però come sempre mi chiedete, perché mi volete fare delle donazioni, andiamo a farci un tuffo nel settore tecnologico, nel reparto tecnologico. Non senza aver passato qua per queste cose da piscina, da mare. Guardate, guardate le cose da piscina e da mare, le pistole d'acqua, se vi serve una. Ecco, guardate che pistole d'acqua, guarda queste giganti per sparare acqua. Poi non dico con che una persona molto scherzosa ha riempito la pistola, ma l'ha riempito con la sua pistola, quindi vi potete immaginare che classe di scherzo quel pistola ha fatto, riempiendo la pistola d'acqua gigante con il liquido della sua pistola, liquido giallo, che non era Gatorade. Allora, qua ci troviamo nel settore tecnologico. Hanno tolto il divano, l'avranno venduto per vedere la tele. Era bello. Questa luce LED, se me la volete regalare, fate una donazione, abbonamento, super grazie. Adesso nella Premiere che sta andando in onda, mi raccomando, se mi volete regalare queste parlanti qua, c'è ancora il televisore, 4.400 euro. Se voi mi volete regalare qualcosa, per esempio un modello di cellulare, che devo cambiare questo Nokia Asha 302, datemi il denaro, per esempio 500 euro, 300 euro, e ditemi che modello volete che io compri e io comprerò quel modello, capito? Non avrò problemi nel donare, nell'accettare il dono vostro. Mi stavo perdendo guardando cose, e allora mi raccomando. Poi qua i modelli si stanno svendendo perché arriveranno i nuovi. Allora i nuovi arrivano a prezzo pieno, si sa, ancora resistono.
il Samsung Galaxy A55 e il Samsung Galaxy A35 ancora non li hanno svenduti, li vendono in quote senza interessi. E poi c'è il Galaxy S24 Plus o più e il Galaxy S24 Fan Edition. Per come si presenta, io preferisco, non so, forse il Fan Edition non è tanto cattivo come qualcuno dice, ma qua fate subito, perché guardate tutti i plastici vuoti che ci sono dei cellulari che si sono già venduti. Qua per esempio il Galaxy S24 Ultra già si è venduto, non riesco a capire come. Quelli più costosi della Samsung, che sono in genere, ci sono scarsi. Ecco, qua c'è un A55 che non si è venduto, ma tutti quanti gli altri si sono venduti. Poi sono rimasti dei Motorola economici, poi qua c'è un Motorola G24, anche quello economico, un Motorola G24 Edge. Beh, di Motorola sono rimasti più cellulari, anche costosi, ma non arrivano a costare come Samsung. Io non mi riesco a spiegare perché i cellulari che più si vendono sono i Samsung costosi, ma vabbè. Poi qua c'è l'Oppo Reno 12F che non è economico, ma insomma non si sta trattando, dicono che è meglio il Motorola di queste marche, però ecco. Poi c'è qua un supporto che ti segue mentre parli e così ti puoi filmare con la camera principale senza paura di rimanere fuori piano. Magari riesce anche a fare zoom per seguirti, però non è un palo selfie, e quindi qua c'è non è economico, un Redmi Note 13, ma adesso è uscito il Redmi Note 14T che è molto più costoso, e io non so se scegliere un Redmi 14T a un Motorola addirittura Edge 50 Ultra, perché insomma i prezzi grosso modo sono quelli. Qua c'è un altro Redmi Note 13, non so perché il prezzo è diverso. E qua c'è, hanno mischiato le scatole, perché questo non è un Redmi 3A. Ah sì, è un Redmi 3A, c'è una scamorza per quello che costa. E poi vabbè, qua ci sono dei cellulari che sono molto affascinanti, ma anche questi sono delle mezze scamorze, insomma, stanno a livello di un G04, anzi no, costano di più, come per esempio questo Nubia Focus, che dovrebbe essere per le foto, ma dicono che per i video non è tanto figo. Comunque per i video dovrebbe essere migliore questo. Se voi volete Infinix GT20 Pro, io me lo compro, o mi compro questo accanto, Infinix Note 40 Pro, però mi dovete donare il denaro. Abbonatevi, guardate che il minimo al mio canale sono 99 centesimi di dollaro, però voi potete scegliere di donarmene anche 200 al mese, e poi con il super grazie anche mi potete fare altre donazioni. Se no, vedete che mi sto filmando con il Nokia Asha 302 da fuori casa, questi documentari sulla spesa. Poi avrei bisogno
eh, di, di qualche notebook, perché la mia c'ha il Pentium quarto, comprata nel 18 ed era del 2016. Quindi se voi avete idea di qualche notebook, beh, ditemelo. Adesso mi allontano un po' da questo reparto, perché mi stanno adocchiando pazzescamente. Però mi raccomando, mi raccomando, qua ci sono i libri, e come vi avevo detto hanno cambiato il reparto delle cose da cancelleria e da scuola, come sta facendo l'impiegato lì che sta accomodando i libri e quaderni per bambini, e qua ci sono dei riposti scolastici di foglie a righe, e che qua si usa molto questo tipo di inquadernato, no? Che così risparmi nel quaderno, che è una cosa rigida, che tu ci metti queste qua. Non si usa molto il quaderno come una volta, anche se ci sono e anche di grande formato, ma con questo in pratica, dopo che il bambino ha fatto i compiti un anno, magari i fogli si buttano via, non gli serve più, però il quaderno rimane, non devono spendere ogni volta nel quaderno, spendono nei fogli. E qua ci addentriamo nei best seller. Il monaco che ha venduto la sua Ferrari, ecco, sono non so chi li scrive, Robin Sharma. Quando mai un monaco c'ha una Ferrari? Vabbè che i religiosi cattolici insomma di denaro ne fanno. Cancelleria, matite, penne, queste cose qua, libri infantili e i quaderni di cui vi parlavo, matite per fare i ritratti per la scuola. E qua non so, se volete che regalarmi datemi 20 euro e io mi compro delle matite. Ma se siete in tanti a vedere questo video e ognuno di voi desse 20 euro, e sono 200 persone che mi danno 20 euro, io mi posso fare il cellulare nuovo. Qua riposti per fotocopia, per stampante, e qua altri libri, Rich Dads, l'autore di Padre Ricco, Bambino ricco, bambino furbo. Ecco, perché Robert T. Kiyosaki aveva scritto già Bambino povero, bambino ricco, padre povero. Adesso, tanto per cambiare, vede, l'autore di Padre ricco, padre povero aveva scritto Niño bambino ricco e bambino povero. Ha scritto tanti altri libri sulla stessa variante tematica, perché ha visto che può spennare i polli per vendere questi libri cari, e adesso ha scritto Bambino ricco, bambino povero. Questo da più di 10 anni che non fa altro che rifriggere la stessa cosa, perché ecco, ritirati giovane e ricco, tanto per cambiare. Questi sono i titoli che fa lui. La scuola dei negozi, che poi non so con che titolo scriva i suoi libri, perché lui l'unico che fa arricchire è se stesso. Insomma, io non spenderei mai in un suo libro, ma soprattutto sapendo che sono dei prodotti commerciali, non lo leggerei un suo libro, manco se me lo regalate. Se mi date 20 euro dicendo comprati i suoi libri, sapete che cosa ne faccio quando li ritiro quegli euro, no? Ma magari me li danno in cambio biglietti piccoli, così ce n'ho almeno per lavarmi una settimana. Attiro la curiosità di molti. Qua ci avete le palle. Adesso inizierò anch'io a sbraitare come Giuseppe Simone
l'altro come si chiama, Matteo Montesi, e ultimamente lo fa anche perché ha visto, lui voleva essere milionario, per quello aveva smesso di lavorare, voleva vivere in strada perché aveva visto che c'era un altro homeless che faceva soldi, e allora Gabriele ha detto faccio anch'io l'homeless qua le biciclette, così non lavoro e divento milionario, perché ogni lavoro che faceva gli pagavano poco. Ecco, bravo Gabriele, non dirò il cognome perché tanto voi lo conoscete. Credi pure nelle favole di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non è così. E allora inizierò anch'io a sbraitare come Gabriele May. Ma perché non mi pagate? Ma mi sfruttate? Io faccio dei video e li edito in 4-5 ore, perché li edito in 8K adesso ultimamente. E allora scrivete qua sotto, commentate, condividete, date like, è il minimo che potete fare, ma poi se vi potete abbonare almeno $1 al mese, che cos'è? E poi ho già messo per abbonati alcuni video, forse li metterò tutti per abbonati. Non cancello i commentari, ma farò che solo chi si abbona possa commentare. No, scherzo, perché se no. Ma comprate un super grazie, potete scegliere l'importo, anche di più, scegliete più del minimo, eccetera eccetera, e poi partecipate adesso che ancora è una premiere con super chat, e scrivetemi di quale video volete che io tratti la prossima volta, e sticker. Guardate la vastità dell'ipermercato, guardate che è vuoto oggi, guardate com'è vasto, com'è profondo. Qua ci sono gli oggetti della pesistica, dopo voglio provare qualche peso, e in casa ce l'ho, ma adesso taglio perché si sta surriscaldando questo Nokia Asha 302. Voglio fare vedere se trovo uno specchio di che cellulare sto parlando. Adesso taglio, passo, chiudo, ci rivediamo fra 5 minuti che faccio un po' di pesi. Io questo peso ce l'ho, ma non così pesante da 6 kg. Poi ultimamente non riesco a sollevare manco quelli 2 che ho in casa da 2,5 kg, quindi sto messo male. Sono 10 anni che non faccio ginnastica, che li mando a dopo, perché prima stavo meglio. Ciao ciao. Ho fatto gli esercizi coi pesi, qua 2 kg. Sì, mi reaziona il muscolo, devo iniziare a fare pesi in casa. Io ho il peso questo qua con il manico, però bisogna mettersi lì a noia, no? Io ho tipo questo, 2,5 kg, e mi sono tolto l'anello perché insomma non farmi male. Ecco qua, ci ritroviamo. Ah, ecco uno specchio delle mie brame. Dimmi chi è il più bello del tegame, l'uovo fritto? Oh, ecco, come potete vedere questo è il Nokia Asha 302. Questo è il Nokia Asha 302 che filma 640x480 e 3,2 megapixel. Non vi posso fare vedere il tastierino perché è un cellulare con tastierino, candy bar, li chiamavano così, non so perché, ma poi io lo edito in formato ultra 8K highest quality, e metto il video che viene in relazione di immagine 4:3 in un angolo, in un lato, e nell'altro ci metto delle immagini ultimamente fatte con intelligenza artificiale di roditori che fanno la spesa in Carrefour. Quindi vi ho svelato anche con quale cellulare mi filmo. Cercherò di mettere
una foto che mi ritragga, ci riesco, perché l'ho presa troppo con troppo zoom. Probabilmente, guardate com'è grande. Probabilmente questo video uscirà di domenica come sempre, perché c'è molto pubblico. Io mi potrei comprare questo cappellino, è invernale, ci sta, però non guadagno neanche per comprarmi questo cappellino. Cattivi, voi che non donate, cattivi. Poi c'è anche questo, vabbè, felpato, jeans, avete capito? Ci sono anche fazzoletti per il collo, pezzani, perché la marca di Carrefour si chiama Tez. Di che testura è questa camicia? Di che testura? Tez. Mi siedo un po'. Io non sono alto come Abdul Jabal. Che c'entra? Niente. Mi siedo un po' e ho il mio riflesso alle spalle, perché ho uno specchio. Poi vediamo con le calzature, quanto sono alto, quanto sono bello, lo vedete, ma quanto sono alto. Certo, ultimamente mi sono compresso un po', rilassando le spalle, non barando, e io non so quanto vengo alto. Poi perdon. Di nada. Non lo so quanto sono alto. Lo vedrete voi, lo vedrò anch'io, se ci riuscirò a vedere la mia premiere dal vivo, perché magari non sto nella premiere. Adesso andiamo alla ricerca di mia madre. Qua, beh, certo, adesso ho fatto la scoperta dell'acqua calda. Qua ci sono gli specchi, perché è la zona dove ci si prova i vestiti, per quello è pieno di specchi. Ma quanti specchi che non li trovavo! Certo, perché magari cercavo gli specchi tra i cellulari, no? Specchio del reame, chi è il più bello del tegame? Disse l'uovo e rimase fritto. La risposta lo lasciò fritto e il tegame gli disse: adesso sei fritto. E lo frisse veramente, oh. Questo ci insegna una cosa molto importante. Guardate già quanto corridoio centrale c'è alle mie spalle, che non so se ce n'è uno o due di corridoi centrali. No, perché l'altro è non è così tanto grande e sta nella zona fuori le casse dei negozi. Ma questo è un corridoio molto grande, guardate. Poi qua è ritornata la modello del giardinaggio, come va? Che sta facendo? Il giardino, Ebbene, troppo forte. Vabbè, non gli do un bacio perché non prova nulla per me, però qua mi stanno prendendo tutti per pazzo gli impiegati. Vabbè, forse ci hanno ragione, ma guardate che corridoio grande, che corridoio extenso. Io poi sono riuscito a trovare un sito dove fare gli short di un mio video che faccio la stessa, che accompagno mia madre, però poi il video il sito non so se mi dice che devo ritornare dopo un mese o più, oppure che solo una volta gratuitamente. Dovrei entrare con altri account per fare degli estratti dei video che ho fatto a Gabriele. Come va? Hola.
Y sí, tienen de todo, sobre todo celulares. Y la ropa de cama. Este es el maniquí. Regresó el maniquí ese de la muchacha con la bordadora. Sí, sí, sí. Regresó, la habían sacado. Me filmé con ella. Bueno, ogni tanto devo parlare in spagnolo perché mi seguono persone en español. Bueno, entonces, si ustedes me quieren hacer una donación, libres de, y no libres de hacer la donación. Ahora, el problema es que yo hablo principalmente en italiano y los subtítulos estarán en italiano, por lo que en español, lamentablemente, YouTube no sabe cómo poner subtítulos en más de un idioma. Entonces el problema es ese, que si yo pongo subtítulos en italiano, la vez que hablo en español, los subtítulos resultan que son en italiano. Entonces no pone bien los subtítulos en español. Y además no hay más la posibilidad en YouTube, en el editor de YouTube Online, de cargar muchos vídeos hablados en distintos idiomas y después unirlos en un único vídeo, porque si no podría ser una parte en español, una en italiano, una en otro idioma. Y acá estamos. Miren qué pasillo. Pero ustedes, de lo que no entienden en italiano, pueden leer en español los subtítulos. Ahora será un problema para los que hablan en italiano leer los subtítulos en español. Qua ci sono altre birre. E guardate, è uno stratagemma questo, perché ci sono delle birre giusto vicino a questa macchina dove si restituisce la bottiglia vuota di vetro, come fa la signorina che adesso ritira il ticket e si ritira lei. Poi un istante dopo ritorna e mette altre 2 bottiglie, ritira il ticket e se ne va. Poi aspetta un po', ritorna, altre 2 bottiglie, ritira il ticket e se ne va. Sempre ne mette 2 e sempre guarda un po' in camera prima di ritirarsi. Non è che guarda prima di mettere le bottiglie, no? Ma io mi chiedo, sta così tutto il tempo? Non fa prima portare le 100.000 bottiglie che ha tutte insieme e poi ritirare un unico scontrino? Perché guarda, se ne va e ritorna. Se ne va e ritorna. Non so, c'ha una borsetta gialla, non so, sta vestita con l'impermeabile, capito? Non devi introdurre materiali infiammabili o tossici, già che possono causare danni alle persone. Beh, certo, se ci metti chissà cose strane dentro la macchina. Chi è che ci mette cose strane? Gente strana, logicamente. Gente strana non manca mai. Guardate la vastità di questo ipermercato, come adesso gli oli, i pomodori, le conserve. Guardate come le conserve, quale quantità, le bibite gassate. Guardate quante bibite gassate ci sono, le paste, guardate quanta pasta che c'è fino alla fine del corridoio. Guardate quante paste. Guardate, è una cosa pazzesca, ma guardate quante bibite gassate. Guardate anche qua. Oh, se uno è in cerca di diabete qua lo trova. Io non consumo. L'ultima volta è stata 3 mesi fa che mia madre mi ha comprato una bibita perché era la mia favorita, ma prima di allora è stato 1 anno e mezzo prima che mi aveva comprato
una bottiglia di bibita gassificata, non è che la beviamo tutti i fine settimana o tutti i giorni o tutti i mesi, a volte passano anni, basta che si ricorda. E allora qua le patate fritte, gli snack, anche questo da evitare se si può, ogni tanto ne prendiamo perché sembrano naturali, soprattutto con la patata dolce, e guardate qua la zona, le uova, i frigoriferi, guardate è pazzesco, guardate le cose che ci sono, guardate. Io non so questo video se lo farò in ultra 8K high definition perché mi aumentano le visualizzazioni, però, e voi lo sapete, che devo fare questa battuta in spagnolo una volta che vengo qua. Ahora ustedes saben que siempre que vengo acá en este punto de Carrefour, ustedes no se escapan de este chiste. Ahora cambiaron esto, el snack, que son cereal de maíz inflado dulce. Nikitos tienen que ser de origen soviético, ruso, porque Nikitos Khrushchev o Khrushchev, ¿entendieron, no? Nikitos Khrushchev o Khrushchev o bien, lo dije, lo tenía que decirme. Siempre se me chispotea. Lo hice sin querer queriendo, ¿no? Se me chispotea. Nikitos Khrushchev. Ahora se descubrió el origen. Hay también un corto mío en que explico el origen del nombre de estas meriendas, de estas bolitas dulces, de estos snacks. Hay pequeñitos, hay grandes. Nos damos un paseo. Yo, como dije antes, como habrán visto en el vídeo, en la Premier, porque sale como Premier, me estoy filmando con un Nokia Asha 302, celular que no sé si salió en el 2011 y le regalé a mi madre en el 2013. Pero si quieren que me compre otro celular, hagan donaciones. Acá, miren, Fernet Buero Negro. Qué gusto, ¿no? A vender alcohólicos. Acá hay también en la entrada ya te ponen cerveza y acá hay un montón de cerveza. Por suerte que dicen que hay que moderar el consumo de alcohol y siempre están vendiendo toneladas de cerveza. Miren, guardate, dicono che bisogna moderare il consumo di alcol, però qua gli sconti li fanno soprattutto a tutta birra sulla birra. Non si capisce perché, no? Nelle latte scrivono moderare il consumo di alcol. Ecco, qua c'è il mangiare per animali. Guardate quanto mangiare per animali c'è. Guardate quanto mangiare per animali c'è fino al fondo, fino a dove era arrivato quello col carrello e la maglietta rossa. Guardate, pazzesco, fertilizzanti, vasetti, e poi lì c'era birra, latte, bottigliette, cioè la birra non sanno dove metterla. E guardate anche questo corridoio come stretto ma molto molto lungo. Adesso noi ce lo facciamo tutto questo corridoio, vedete? Adesso non vorrei fare cose strane in presenza delle persone, ma guardate un po' come è largo questo corridoio. Guardate un po' come è largo questo corridoio, ci stiamo arrivando fino al finale. Qua cose da scrittoio, sgabelli,
cose per la cucina. Io non vedo l'ora di andare a pranzare, anche se è tardi, siamo usciti all'1 o alle 2 e chissà quando arriviamo a casa. Lo decido el golf. Para el colegio más, sí, pero porque por ahí se corta el Qua ci sono i boiler, e qua siamo ritornati all'elettronica. Bueno, regresamos a lo electrónico. Ustedes hasta ahora siguieron en italiano y vieron los subtítulos. Me miran de forma rara. Necesitaría de un pendrive. ¿Cómo aumenta mes por mes? 46.000, 30.000, 49.000. Pero si quieren hacerme una donación para que yo me pueda grabar con algo mejor, se abonen mínimo 99 centavos de dólar. Compren un super gracias, compren super chat y sticker en esta Premier que ahora, y me digan qué modelo de celular me quieren regalar con su donación. Este Infinix Hot 40 de 300.000 pesos, este Infinix Hot 40 Pro de 500.000 pesos. A mí más que nada me gustaría el Infinix Note 40 Pro, o incluso sería mucho mejor porque tiene también aro de luz, el Infinix GT 20 Pro, que yo no voy a emplear para los juegos. Y si no, algún buen Nubia o Motorola. Acá dice celular libre Nubia Focus 375.000. El Nubia Neo cuesta más. El Nubia Neo 2. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué? Porque será para juego, no para foto. Bueno, y si no, hay también este TCL 40 Nets Pepper. Había salido el 50. Sí, díganme ustedes, porque es para hacer vídeos saliendo de casa. Me gustaría más un Motorola. Capaz si me pueden donar o un Oppo Reno 12F 5G o un Motorola que cuesta un poquito más, Edge 40 Pro. Los Samsung se quedó solamente un Samsung Galaxy S24 Ultra. El 25 Ultra no está, si no costaría mucho más, de 2.600.000. Pero bueno, hagan donaciones a mi canal, yo me puedo contentar de un celular también Motorola de baja calidad, porque para grabar vídeos es suficiente también un Full HD de 20 megapíxeles, de 32, no es necesario un 4K. Lo importante es la memoria y el microprocesor. Pero bueno, si no, me regalen este Nubia Focus Pro 5G, que no es malvado. Ustedes cuando hacen la donación, si son 20 personas que me dan $20, hace $400, yo capaz que pueda comprarme un celular. Entonces especifiquen, yo pondré
a la Premier una meta, sí, la puedo poner. También en la live uno puede poner una meta. ¿Cuánto querés que te donen? ¿Por cuál razón? ¿Qué harás cuando cumplirán con la meta? Entonces, si son, siempre ven 100 de personas mis vídeos en Carrefour. Y si 100 personas o 200 me dan $10, 200 personas ya tendría $2000. Así que si 200 personas me dieran $2, yo tendría $400. Si 200 personas me dieran $1 o 99 centavos en abono, yo podría tener $200. Con $200 ya me compro un celular. Entonces hagan la donación y según lo que recolecto puedo comprar algo de celular. ¿Y cuál celular voy a elegir? Por ejemplo, todos ustedes donan $1 y me indican un modelo. Yo veo si lo puedo encontrar acá en Carrefour, si no, no. Pero voy a tomar en consideración el modelo aconsejado por quien donó un super gracias o compró un abono más alto, o por aquel que comprando un super chat o un sticker donó más dinero, lógicamente. Así que si 100 personas me dan $1 y una persona me da $10 y me dice comprate el Nubia Pro Focus 5G no sé qué, voy a comprar ese celular, pero no porque sea el mejor de los aconsejados, pero porque él donó más. De hecho, voy a dar tiempo también prudencial de la gente. Yo voy a escribir en los comentarios después del vídeo, me aconsejar el que donó más fue el que me aconsejó este modelo. Capaz que muchos de ustedes digan, no, es mejor este otro modelo, y me regalan con super gracias otros $4. Y entonces así va ganando en el consejo quien dona más. Y yo voy a comprar el modelo de quien dona más durante la Premier, super gracias, abono, super chat, sticker, o también una settimana después. Allora, quello che dicevo è che se voi volete che io mi compri uno specifico modello di cellulare, abbonatevi, comprate super grazie, super chat, sticker e specificate che modello. Se siete in 200 persone a donare e mi regalate $2, già sono $400. Se mi regalate $1 sono $200. E come io faccio a sapere quale modello comprare? Perché innanzitutto dipende da quello che incontrerò disponibile qua in Carrefour, e poi vince la donazione più alta. Cioè, se trovo quel modello che mi consiglia, che mi regala, tutti mi regalano €1, uno mi regala 2, 3, €10, allora comprerò il modello da lui indicato o da lei. Poi una volta finita la Premier, io per circa una settimana continuerò a ricevere donazioni e suggerimenti. Quindi non è che vado subito e compro quel modello, do tempo agli altri che avranno donato di meno di far prevalere il loro suggerimento continuando a donare, capito? Quindi magari non è detto che vince chi ha donato di più durante la Premier, magari a distanza di una settimana qualcuno dice no, quel modello è sbagliato perché questo, quello, l'altro, non so, il Nubia Pro Focus 5G non è migliore del Motorola Moto G85 5G, e allora mi dona €10, e così io, anche se in un principio davo retta a chi mi donava di più anteriormente, poi do retta a chi in una settimana magari mi dà €10 e non $2 rispetto alla media di $1. Quindi donate, scrivete quale cellulare volete che io mi compri, e poi in base alle donazioni, guardate, no, questo è anche un altro cogliedroio centrale, guardate,
Guardate com'è largo, soltanto che qua c'è un po' più di gente perché si destreggia. No, ma no, che sto dicendo? Questo è lo stesso corridoio di prima, soltanto che siamo arrivati alla fine. Che confusione, parlando. Divento sempre di più uguale a Gabriele, no? Chiedendo. Io di che parlavo? Poi, che male. Caramba, di sicuro mia madre sta scegliendo in questo ipermercato articolo per articolo. Di ogni genere, articolo per articolo, guarda, dei biscotti, quanto sodio ha, quanto zucchero, cioè passa in rassegna tutto e basta. Ecco qua. Dove la trovo mia madre? Sempre che ci troviamo. Dove la trovo? Eccolo, l'ho trovata. Lasciamo fargli la spesa perché mia madre mi porta perché l'aiuti, ma poi preferisce che io faccia i miei video, vuole che abbia successo come filmmaker, come youtuber. Dovrei scrivergli a quelli di Carrefour dicendo che sono disposto a fare dei tutorial della loro merce, a cambio naturalmente della merce, cioè scelgo, compro e dei soldi e che mi regalano la merce e i soldi praticamente. Allora ci troviamo di nuovo con la nostra supermodella Costantino Orru, anche un modello. Ecco qua, che vi sembra? La voglio assumere come giardiniere o giardiniera, che ne dite? Sarà brava? Da come tiene l'attrezzo mi sembra di no, mi sembra che non c'è sa fare proprio, ma magari non la devo pagare nulla, almeno quello. La poca erba gramigna che ho non la deve pagare, insomma. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a ser una buena cortador de césped? ¿Una cortadora modelo? No sé. De cómo está tomando el aparato para cortar el césped, me parece que no, Me parece. Vamos a ver. Bueno, adesso io stacco un po' perché se qua stiamo più tempo del normale, poi invece di una premiere di un'ora e mezza, 2 ore, qua viene una premiere di 4 ore. Vabbè che posso editare in 4K, però ho visto che fare video in 8K permette di non di avere più visualizzazioni, ma di avere più visualizzazioni dagli smart TV, perché magari ti seguono in 4K o magari qualcuno ti guarda in 8K perché non c'è molto contenuto in 8K. Vabbè, quindi adesso aiuto un po' mia madre a fare la spesa, poi ci rivediamo. Ciao, mi raccomando, donate, non mi fate arrabbiare come Gabriele. ¿Me encontraste? Esto para hacer unos huevitos.
Ecco qua, io mi sono riposato per mezz'ora, adesso abbiamo finito. Acá para hacer desayuno. Sì, però a che ora sarà? Speriamo che mi duri la batteria, perché cerraron una caja. Dale il ticket, eh? No, no gastaste eccessivamente. Ecco qua. Sí, hicieron ver en el Tecno DTN que en la feria de Barcelona habían muchísimas novedades. Y capaz por diciembre. 73.560. Poco. La Winnie no está. No, no. La cerveza. Ahora sí. Entrano i cellulari nuovi, ma la Guinness no. Acá tenés. Sí. Mira, Mauro. Ah, bloccazo. ¿Cuántos kilos son? Será un kilo. Un kilo de felicidad pura para compartir con más de 30. ¿Cómo con más de 30? ¿30 personas? Saca tu culo. Con más de 30, dice. ¿30 qué? Mira, la Laura se va a poner contenta. Lo compré con oferta hoy. Ah, bien. Laura non c'è, è andata via. Non è più cosa mia. Ecco qua la spesuccia. El muchachito me decía si quería dejar esto y esto. Le borse. ¿Ves? Hay que hacer nevera ella y después pasas a hacer. Ah, mire. Qua stavo vedendo che gelato comprare, ma il mio favorito non c'è. Non c'è il mio favorito, che vi farò vedere poi quando faccio un'altra volta la spesa di che gelato si tratta. Anzi, poi mi filmerò pure mangiandolo. Se voi mi pagate 20 euro, mi filmo mangiando il gelato. Adesso non c'è. Non c'è. Devo andare, che ho lasciato mamma in casa. Non è che mamma in casa, sta nella casa. E c'ho il cellulare quasi del tutto scarico, la batteria. Per fortuna la memoria no, ma la batteria sì. E adesso ciao. Sí. No, no lo tienen acá, tienen de todo y no tienen acá. Che stanchezza. Saranno le 4 e qualcosa del pomeriggio. Io nei video precedenti, poi andate a guardare nel mio canale in spagnolo, che ultimamente carico video in spagnolo e devo fare uscire delle nuove premiere. Ho sempre fatto delle passeggiate per il corridoio questo, oltre le casse, anche nell'ultima premiere che ho fatto qua in questo canale in italiano, però adesso non me la sento di camminare. Guardate che grande che è questo corridoio, un po' più stretto di quello centrale che vi ho fatto vedere prima, ma guardate,
Io nell'altra Premier sono uscito fino al fondo, che non è l'entrata sul retro o quella principale, ma è un'entrata laterale che si accede attraverso una rampa sopraelevata, che c'è un parcheggio, arrivano i taxi lì, però è l'entrata di fianco, diciamo, non c'è un'entrata laterale. E poi usciremo dall'entrata principale, sempre che questo cellulare non gli si scarichi la batteria prima. Fate delle donazioni. Non mi fate ridurre come Gabriele, Giuseppe Simone o Matteo Montesi a chiedervi delle donazioni, Ecco qua che si è arrivati addirittura d'arrivo. Ecco qua. Adesso devo mettere nelle buste la spesa. Devo mettere nelle buste la spesa. Vediamo un po'. Sta filmando. Sono delle 4 del pomeriggio. In pratica siamo venuti tardi e tardi abbiamo fatto. C'ho una fame. Ah, guarda, mira. No, yo te quiero comprar el pastel del cumpleaños, mira. Mira, ma. Ya lo sé. Por favor, retire su tarjeta. Vienen para vos. El pastel del cumpleaños para mi madre. No te lo quería comprar. La torta di compleanno di mia madre, che era il 6 marzo il suo compleanno. Però, ecco, adesso c'è un sole accecante. Momento. Ecco qua. C'è un sole accecante. E io faccio i versi come Dante. Ecco, potete vedere da dove esco e mi raccomando, fate delle donazioni così ritorno quando ci saranno nuovi modelli di cellulare e cerco di editare in ultra 8K highest definition. Ciao. Ecco, già viene chiusa. No tengo tiempo de venir a la obra, a la a ver un coche. Dame il comandante. Non so qua. No, a ver si lo... Porque dije que... No, ancora il rosso. Mira que ya vamos a
Largaron. Para quedarte acá en la esquina. Hay muchos coches. ¿Sabes cómo les rompe las pelotas a un tipo cuando yo salgo así? Y que ellos con las camionetas y todo se quedan atrás. Sì. Giocano a calcio. Mira cómo va, con toda la paz, la tranquilidad. Esta el Chevrolet, la bellosura. Mira cómo va esta. Y no se pone en su costado. Parece la Juana. Tiene un cochecito totalmente todo roto. Y eso es lo que le criticaba el plomero. Sáquelo, decía. Esta gente no les va a pagar. Se vio ella con el cochecito todo roto. Y él que va en bicicleta. ¿De dónde sacan el dinero? Y digo, pero trabajan. Pero no les van a pagar. Y así le hablaba a Pelusa. Y ella lo quería llamar a la casa porque dice que le estaba denigrando con el Pelusa. Sí, le decía, le contaba todo esto al Pelusa. Che cose da pazzi. Eran unos muertos de hambre. Esta camioneta como se tira, estará borracho o alcohólico. Sì, las dos cosas. Toro. Y entonces es un peligro, ¿viste? Toro. Bebe il vino Toro. Y es un anciano, mira, es un viejito, tendrá más de 70, tal vez más de 80. Mira el viejito, y yo tengo 82. A ver, ¿qué hacen acá? Acá vino el Banco Provincia. Sí, se mudó a la parte nueva. Yo estuve ahí, mirá, ahora andan a paso. No, quando veniamo all'alto qua faccio un video a parte. Qué rabia cuando ves con este sol las luces prendidas de la calle. Ah, sì. Mira acá el edificio que había enorme, viejo. Sì. Todavía no tiraron esta parte. No, perché dovrebbero metterci. Questa la lasciano finché non finiscono di costruire. O quizás no la van a tirar. Andás a ver, ni siquiera tendrían que decir lo que van a hacer. Mira, esto te destruye las ruedas, ¿viste? Sí, sí. No. Y ahí también, mira el perritito con qué viejita. Ahí lo mismo, en la esquina de las piscinas, todo roto y ellos que todos los días los agujeros acá. Este cae enseguida. ¿Ves? Ya cayó. ¿Ves? Los agujeros. Mira, está abierto acá. Está abierto. Claro. Perché es tarde. Habrán cerrado, sí, para comer. Yo lo tenía verde así el pasto, del agua y todo. Y vino con la bordeadora.